Ragazzi, bentornati o benvenuti su Pepe Vacca Collectibles con un altro video unboxing. Ovviamente se avete aperto questo video avete già visto la copertina, sapete tutti di chi stiamo parlando oggi, ovvero Legolas in scala 1 a 6 di InArt. Si espande la collezione legata al Signore degli Anelli, alla Compagnia dell'Anello in particolare. Abbiamo già visto, almeno credo che sarà già uscito il video sul Nazgul, e quindi adesso è il momento di andare a rivedere un pochino di ciccia in casa InArt con questo Legolas che stavo aspettando da tantissimo tempo, anzi anche troppo, prima di andare a vedere l'ultimo personaggio di questa wave dedicata al Signore degli Anelli di InArt, ovvero Thorin, che ancora purtroppo ad oggi che sto registrando il video deve arrivarmi. Speriamo si espanda il prima possibile questa collezione del Signore degli Anelli, perché è da un po' di tempo che tutto tace, quindi godiamoci questo unboxing, per cui devo ringraziare il colossodinerd.com che mi ha dato la possibilità di acquistarlo, e trovate il link al sito qui sotto nella descrizione di questo video. Ora, sigla velocissima ragazzi e partiamo con gli accessori di questo Legolas. InArt offre come sempre un vasto repertorio di accessori per i propri pezzi, specialmente per le doll dedicate al Signore degli Anelli, per cui sembra avere una sempre maggiore cura. Comincerei con l'analizzare la basetta, molto semplice rispetto ad altre basette viste in passato, con questa colorazione grigia, e dal punto di vista stilistico ricorda molto appunto un pezzo dell'architettura elfica, con vari ornamenti, una maggiore attenzione e cura per le parti angolari, e la scritta nella parte frontale Legolas con questa colorazione dorata, anch'essa con quel tipo di corsivo che ricorda molto l'elfico. È una basetta molto leggera. Non sono abituato, per quanto riguarda InArt, ad avere basette del genere. Hanno rimosso completamente i magneti, peccato, anche se la scelta è più o meno giusta, perché i magneti comunque di InArt tendevano con il tempo a far cadere le doll, forse non erano ben distribuiti, non erano abbastanza forti, però li rimpiango sinceramente. Avrei preferito che avessero lavorato di più sui magneti, rendendoli più forti, distribuendoli meglio, mettendo un unico grande magnete, non so nemmeno se sia possibile farlo, ma l'idea di passare dai magneti al buon vecchio foro nella parte posteriore per l'alloggiamento di questo supporto non mi piace particolarmente. Supporto che comunque risulta molto più fino, l'abbiamo visto anche per il Nazgul, è in metallo, quindi è cromato, più elegante, ma comunque visibile, e come sempre non credo che andrò ad esporre il mio Legolas su questa basetta, però è molto molto carina. Passiamo adesso all'armamentario dell'elfo, con il suo arco che è realizzato in plastica flessibile, ma sia la scultura in questo modo irregolare sia la verniciatura impeccabile fanno sì che questo arco sembri davvero realizzato in legno. Sulla parte frontale troviamo qualche ornamento elfico e la corda è talmente tesa che nel momento in cui andrete leggermente a tenderla anche l'arco, la struttura dell'arco andrà a flettersi. Le frecce invece sono realizzate anch'esse completamente in PVC, completamente in plastica, dalla punta con soltanto la verniciatura cromata, ma purtroppo non è metallo, al corpo della freccia, alla parte con il piumaggio, diciamo, sono flessibili e possono essere riposte, perché sono 6, nella faretra che è montata di default sul body di Legolas, che vedremo nella prossima sezione, così come vedremo in modo molto più approfondito questo meraviglioso head sculpt che per il momento viene riposto in questa sorta di campana che abbiamo visto anche per le altre doll con innesto di InArt, e la cosa che mi piace è che ogni volta sono diverse e si adattano perfettamente a quella che è la lunghezza dei capelli del personaggio in questione. Tornando alle armi, abbiamo anche queste meravigliose spade gemelle delle lame elfiche che sono in diecast questa volta,
e sono meravigliose perché hanno degli ornamenti, anche qui, che ricordano la cultura elfica, che sono spettacolari lungo tutta la lama e hanno una rifinitura dorata che le rende veramente splendenti e bellissime da guardare, così come i manici che riprendono la colorazione del legno chiaro che abbiamo anche sull'arco, mentre gli ornamenti dorati sono un naturale proseguimento di quello che troviamo sulle lame. Abbiamo un pezzettino di pane elfico, accessorio molto discutibile, ma comunque una chicca. In arte è solita dare anche questi accessori particolari. Pane elfico molto ben riprodotto, con vari dettagli, anche diviso a metà, con una mano specifica addirittura per poterlo tenere. Abbiamo poi il fagotto. All'interno sembra ci sia una scatola dura, non penso che andrò ad aprire il tutto e rovinarlo perché non sarei mai in grado di rimetterlo a posto per vedere com'è, ma comunque molto carina. Questo è in tessuto ovviamente, con anche qui ornamenti elfici. Abbiamo poi due tipi di mantello, questo è in velluto, credo che soltanto guardandolo in camera potrete capire al tatto com'è, morbidissimo. Sia questo che abbiamo visto anche per Aragorn, per intenderci, questo verde molto leggero, in tessuto ovviamente. Non ci sono, almeno così sembra, parti cablate in nessuno dei due, ma magari lo vedremo dopo nella fase di posing. Venendo alle mani, quindi, che abbiamo citato prima, possiamo trovare due mani rilassate di default su Legolas, tra l'altro una qualità che anche ora mentre stavo parlando mi ha lasciato a bocca aperta perché sono bellissime, guardate, davvero molto naturali sembrano queste mani, davvero complimenti. Ci sono delle vene che spero di riuscirvi a farvi vedere, ma non credo. C'è un lavoro anche quindi di fino per quanto riguarda la verniciatura, con le vene appena visibili, e ce ne sono di tutti i tipi. Questo per impugnare ad esempio le lame elfiche, questa per impugnare probabilmente l'arco, questo per tirare l'arco, anche questa è per l'arco, poi magari mi potrei sbagliare ragazzi, vado un pochino a senso, questa dovrebbe essere per il pane elfico e questa per prendere le frecce dalla faretra. Comunque penso che più o meno possano essere adattate a tutto quello per cui sono state progettate. Ora, quello che mi piace di questi accessori è che praticamente quasi tutto, a parte ovviamente le varie mani, può essere montato sulla doll, quindi per il momento mettiamo da parte questi accessori ed andiamo a vedere per bene la doll. Ed ecco Legolas in tutto il suo splendore con la testa montata. Colpo d'occhio ragazzi, eccezionale qualità in art, nulla da dire. Testa la cui somiglianza ad Orlando Bloom mi sembra buona, ottima, ma forse non eccellente, soprattutto da qualche angolazione. Non vi saprei dire il motivo, ma c'è qualcosa che non mi convince al 100%. Magari è una fissa mia perché sono abituato agli standard elevatissimi di InArt, ma fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Nel complesso comunque la somiglianza è davvero molto buona, probabilmente guadagnerà ancora più espressività con il posizionamento degli occhi, magari un pochino più lateralmente, ma questo lo vedremo nella fase di posing. Intanto il dettaglio del viso è ottimo, anche della colorazione che purtroppo non credo arrivi in telecamera, ma ci sono delle sfumature nelle zone soprattutto della fronte, sotto gli occhi, quindi nei pressi delle guance, sul mento, stesse sfumature che vengono riportate poi sul collo, quindi c'è una coerenza dal punto di vista della verniciatura che non è sempre scontata, così come per la punta delle orecchie ed il loro interno. Per quanto riguarda i capelli, ragazzi, sono eccezionali. A parte il fatto che vanno pettinati, perché adesso ai fini del video io ho soltanto messo la testa e non li ho toccati, ma ovviamente andranno sistemati, andranno messi sotto la faretra, insomma c'è un lavoro da fare di assemblaggio di questa doll come tutte le altre, soprattutto in art, e il dettaglio delle trecce ragazzi è impressionante, sia di questa più grande centrale sia di queste che vanno
dietro le orecchie. Sembrano, e dico sembrano, essere delle trecce che sono davvero realizzate su questo innesto e non fatte a parte e poi incollate. Un lavoro davvero incredibile. Per quanto riguarda il resto, tutto quello che vedete che dovrebbe essere in pelle è effettivamente in pelle, così come le varie fibbie, i vari ornamenti sono tutti in metallo, inclusa questa spilletta che c'è qui che tiene unite le due parti del vestito. Il vestito che è in tessuto con diverse texture, con questi ornamenti che non vi saprei dire come sono realizzati, ma hanno una specie di rilievo, quindi sono anch'essi fatti, cuciti o non so come, incollati sul vestito a parte. Ottimo, ottimo lavoro. Il tutto comunque non risulta, nonostante i vari strati di vestiti, perché come vedete c'è anche questa sottotunica, diciamo azzurrina, nonostante siano diversi strati di vestiario, comunque non risulta per niente goffo, anzi è molto lungilineo, molto proporzionato con il personaggio e i tessuti sono veramente molto 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 sottili. Premio anche questo per la qualità del vestiario ad InArt. La parte posteriore vediamo le varie cuciture e la faretra che è bellissima. È realizzata in plastica rigida, non è morbida, e questi ornamenti che sono disegnati quasi, ma sono in rilievo su tutta la sua superficie, sono veramente bellissimi. C'è la possibilità poi ovviamente di rimuoverla e ce ne sarà molto probabilmente la necessità qualora decideste di andare a mettere questo mantello che abbiamo già visto con Aragorn, il mantello verde molto leggero con la fibbia, con la foglia ed il cappuccio che non è cablato. Questo andrà messo quindi sotto la faretra, quindi ci sarà un bel lavoro di smontaggio e rimontaggio di questa roba. Non so quanto sarà complicato, se deciderò di farlo nella fase di posing, ragazzi, lo vedrete direttamente lì e ne parleremo nella conclusione. Non credo invece che proverò questo mantello perché è molto più spesso e ho provato così precedentemente off camera a metterlo ed è veramente molto grosso e va a coprire la maggior parte dei dettagli, quindi questo per quanto mi riguarda è scartato. Scendendo poi verso il basso troviamo la cintura, come vi dicevo, in pelle, anche qui i dettagli sono incredibili, e per quanto riguarda gli avambracci sono in un materiale che penso sia pelle, almeno dall'odore sembra esserlo, ma magari mi sbaglio, e ci sono degli elastici, come vedete, che vanno a tenere le due parti insieme, con evidenziate, attenzione, la cucitura, diciamo, della parte interna della sottoveste azzurra. Ragazzi, io non lo so, sono innamorato di questa roba, di tutti questi piccoli dettagli, la cura che c'è in ogni singolo elemento, quindi sono un pochino esaltato, magari forse un po' troppo, per voi alcune cose saranno scontate, però a me questa roba fa veramente impazzire. Non è cablato il vestiario, almeno sembra non esserlo in nessuna delle sue parti, no. E per quanto riguarda i pantaloni seguono più o meno lo stesso andamento di quello detto finora, quindi un tessuto molto leggero attraverso il quale si può sentire appunto la corporatura del buon Legolas, ma è tutto davvero molto leggero, molto pratico e molto buono, restituisce una sensazione al tatto che è davvero molto molto piacevole, non ve lo so spiegare in realtà. Passando invece agli stivali, anche qui per fortuna sono realizzati con questa plastica rigida e guardate, lo stacco tra il piede e il resto dello stivale è nascosto benissimo ed va a giustificare poi il movimento del piede, che è abbastanza limitato in realtà, però
è davvero un ottimo lavoro e questo lavoro qui mi piacerebbe vederlo sempre più su doll di tipo di Star Wars. Hot Toys spesso l'ha fatto per alcuni personaggi, per altri invece sembra dimenticarsene e optare invece per il pleather. Abbiamo fatto già decine di volte questo discorso, ragazzi, non intendo tornarci, però questo è un esempio da seguire. Sebbene sia tutto scolpito, guardate alla vista che bellissimo risultato restituiscono questi stivali con tutte le varie pieghe e non so per quale motivo non possa essere fatto sempre un lavoro del genere. Ragazzi, io credo di avervi mostrato più o meno tutto, le articolazioni sono molto semplici, anzi sono ottime, anche quelle del body e delle gambe, assolutamente nessun tipo di problema, sono sempre le stesse, quindi non mi soffermo più di tanto. Ragazzi, adesso per me inizierà la fase di posing, proverò forse a mettere anche questo mantello, sono ancora indeciso sul da farsi perché mi piace tantissimo anche così, e poi ci vediamo fra un istante per la conclusione del video e per il verdetto finale su questo Legolas di Nart. Con questo Legolas in Art conferma ancora una volta di meritarsi appieno il posto sulla vetta tra le aziende che producono doll in scala 1:6 o quantomeno che ne producono improntate al realismo come il Legolas che abbiamo analizzato in questo video. Ragazzi, c'è veramente poco da dire, una scultura non perfetta al 100%, almeno secondo la mia personalissima opinione non è Orlando Bloom al 100%, da alcune angolature meno, da altre un pochino di più, però ragazzi è quanto di più vicino al Legolas che abbiamo visto del film si possa immaginare ad oggi in questa scala. In Art conferma ancora una volta la sua qualità premium nei tessuti, nell'impianto dei capelli, la loro lucentezza, nella cura che ripone in ogni minimo dettaglio, nella cura che ha negli accessori, anche le stesse lame, gli stessi materiali, come per esempio le lame che sono in die-cast, la vera pelle che viene utilizzata, la cura per gli stivali. Potrei fare una lista infinita delle cose che mi sono piaciute di questo Legolas, mentre quella delle cose che mi sono piaciute un po' meno è veramente molto ridotta. Poi ragazzi, io, come dico sempre, devo mostrare il più possibile anche i difetti di determinate doll, quelli che io riesco a vedere, perché poi ci sono cose che non riesco a cogliere, riferimenti al film che magari ho dimenticato, e in questo siete molto più bravi voi spesse volte, anzi vi chiedo anche di aiutarmi in questo senso, perché io non sono un esperto di nulla, ma vi dico solo la mia opinione sulla roba che compro, è tutto qui, ok? Quindi la cosa che ho ritenuto un pochino più macchinosa è stata soltanto il montaggio della faretra con le relative lame, quindi con i foderi delle lame, quello che troviamo alle sue spalle, andandole a montare sopra il mantello verde. È stato un pochino macchinoso, in realtà è molto semplice concettualmente, ma andare a mettere tutto al suo posto per benino con i capelli di Legolas che non devono dare noia, eccetera eccetera, è stato un tantino macchinoso, mi ha fatto perdere un sacco di tempo, ma il risultato è strepitoso secondo me. Poi l'utilizzo dei tessuti, i capelli andranno curati un tantino, almeno nella prima esposizione, con un pennello, con un pochino d'acqua magari, con delle pinzette, andare a sistemare qualche ciocca qua e là, quindi le pose che vedete che forse vi staranno scorrendo mentre sto parlando, insomma, non sono ovviamente definitive, ma sono ai fini del video. Poi io me lo coccolerò e mi ci divertirò un pochino anch'io per godermi un pochino la doll. Per il resto, ragazzi, non ho nulla da dire di negativo, nel senso, per me è una doll che mi è piaciuta tanto e non vedo l'ora di vedere il Thorin che dovrebbe arrivare, ma soprattutto i nuovi annunci legati al Signore degli Anelli, perché è tanto che non ci mostrano nulla. Ci avevano fatto vedere quel Frodo un po' di tempo fa, anche se so che dovrebbero fare prima Boromir e poi
i Hobbit e tutti gli altri. Speriamo che accelerino un pochino i tempi, ma che mantengano comunque la qualità che abbiamo visto in questo Legolas e anche nei pezzi precedenti, che a me sono tutti piaciuti. Quindi complimenti in art, complimenti a voi se avete acquistato questo Legolas e grazie al colossodinerd.com che mi ha dato la possibilità di farlo entrare nella mia collezione. Detto questo ragazzi io vi saluto, passo la palla a voi qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto!